Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Allora, siamo a Velletri, è il sesto giorno del digiuno spirituale e la prima domanda che vorrei fare proprio a Marco Jailevra è Hare proprio Krishna. l'importanza del digiuno spirituale se è collegato a yoga e mantra, perché io stesso in prima persona ho notato dei fortissimi benefici derivanti da questo digiuno collegati a queste pratiche. Hare Krishna. Allora, il digiuno di per sé è una pratica depurativa che tra l'altro oggi è il giorno 6 di 7 di un nostro digiuno spirituale ad acqua, quindi questo è il sesto giorno, domani sarà l'ultimo giorno di questo digiuno, è capitato nel periodo pasquale, quindi è dedicato anche alla Quaresima, alla spiritualità in generale. Il digiuno depura fisico e mente, ma il digiuno spirituale ha qualcosa in più, include proprio una pratica spirituale che poi anche dopo il digiuno potrà essere integrata nella vita quotidiana e consiste appunto in una sadhana, si dice in sanscrito, che significa propriamente disciplina e vuol dire programma spirituale, quindi include un programma spirituale che viene costruito, creato o consigliato e poi viene integrato sempre. Questo programma spirituale consiste appunto come disciplina imponendosi degli obblighi pratici, ossia ci sono queste formule che equivalgono a preghiere, che sono mantra e vanno ripetute. Questi mantra vanno ripetuti con un rosario come questo che si chiama Japamala a 108 grani. I vari mantra che si scelgono vanno recitati per ogni pallino del rosario, quindi per esempio se si sceglie, come io ho scelto e come consiglio, il Mahamantra Hare Krishna, sarà così: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, e così via. Quando si arriva in fondo, cioè si arriva dove c'è il ciuffo, si capisce che si è recitati 108 mantra, allora utilizziamo un contatore che può essere fatto in vari modi per capire quanti giri facciamo. Ecco, nella sadhana l'obbligo che ci si impone è un minimo di giri ogni giorno, cioè dobbiamo sapere che noi al di sotto di quei giri non è più possibile stare. Perché diciamo i mantra a questo punto? Mantra è già una parola sanscrita che appunto significa formula, ma è formata dalla contrazione di manas e traya. Manas significa mente e traya vuol dire liberare, quindi serve per liberare la mente. Questo perché i nomi che si recitano nel mantra sono nomi di Dio, nomi divini, e vanno a insinuarsi nella mente e a riempire tutti i pensieri, tutte le parti subconsce, fino a spingere fuori, così come un chiodo spinge l'altro, tutte le stupidaggini. Io per esempio come minimo dico 16 giri di rosario, che in totale corrisponde a oltre 27.000 volte i 3 nomi divini di Hare Rama Krishna pronunciati. Quindi io quando finisco il mio obbligo io so che ho pronunciato oltre 27.000 volte il nome di Dio. Poi in questi giorni di digiuno, che appunto c'era più tempo, sono riuscito anche a dire 30-40 giri, quindi sono andato avanti perché ovviamente è bello evolvere e fare sempre di più. Quindi la funzione del mantra è questa, è quella di liberare la mente. Lo yoga invece? Lo yoga, quello che abbiamo fatto noi è l'hatha yoga, quello con le posizioni. Tutte le cose che derivano appunto dall'India sono legate alla spiritualità, non sono separate. Yoga significa unione e hatha significa l'energia positiva maschile del sole, mentre ta è l'energia negativa passiva della luna, che sono due manifestazioni divine. Per cui tutti gli yogi in India sono concordi nel
tradurre Hatha Yoga come unione con Dio. Queste posizioni erano state create da grandi santi, da grandi avatar, e fatte in un certo modo, a un certo livello, ci predispongono con la mente a unirci a Dio, a pensare, a sublimare il pensiero. E inoltre, dal punto di vista fisico, abbiamo scelto delle sequenze che garantiscono la buona salute per il corpo, anche nella vita di tutti i giorni naturalmente, ma in particolare in un digiuno appunto di 7 giorni di sola acqua e preghiera non si lascia andare il corpo, non lo si lascia abbandonato a se stesso, sapendo che nel digiuno il corpo si riempie molto di più di tossine. Facciamo di tutto per continuare ad espellerle, e facendo le posizioni yoga tutte le linfe dentro si muovono. Ottimo, ottimo. L'altra domanda riguarda il karma, in cosa consiste secondo le sacre scritture e se l'alimentazione ha un ruolo in tutto questo. Sì. Allora, karma significa azione. Appunto, la legge del karma è la legge di azione e reazione, il che significa, secondo la conoscenza eterna dei Veda, che per ogni azione esiste una reazione. Spiegato molto semplicemente, è un po' come una legge del taglione, un occhio per occhio, dente per dente. È una cosa automatica, il karma non fa sconti a nessuno. È una legge divina. È una legge divina, Dio ha messo questo meccanismo, poi se ne disinteressa. Questo meccanismo funziona come un semaforo che regola il traffico nell'universo materiale, e a secondo delle azioni che uno compie riceve l'appropriata reazione. Cioè, se ha inflitto sofferenza riceve sofferenza, se ha fatto del bene riceve del bene, se ha ucciso verrà ucciso, e così via. Quindi ucciso anche animali, quindi mi ricollego alla questione alimentazione. Sì, alla questione alimentazione. Sicuramente il nutrirsi di carne animale ci si rende parzialmente, come dire, colpevoli dell'uccisione dell'animale, perché si è andato appunto a comprare questa cosa. Quindi non è solo il macellaio, non è solo il negozio che la vende, ma tutti si spartiscono questa sofferenza che ha avuto l'animale, e siccome alla fine questa sofferenza è stata inflitta per arrivare nel piatto di chi la consuma, e allora tutte queste persone subiranno, secondo i Veda, le reazioni di questo karma negativo. Perfetto, ultima domanda che riguarda i 3 guna, virtù, passione e ignoranza. Di che si tratta? Sì, i Veda, queste scritture sacre eterne che arrivano tradizionalmente da altre dimensioni, sono state emanate da avatar, ci informano che nell'universo materiale, in tutto l'universo materiale, anche sui pianeti celesti che fanno parte dell'universo materiale, così come nei pianeti intermedi come la Terra, così come nei pianeti subumani infernali, ci sono queste 3 influenze della natura materiale, che sono virtù, passione e ignoranza. Vengono chiamati in sanscrito i 3 guna. La virtù sono tutte quelle azioni che ci portano all'elevazione spirituale. La passione sono tutte quelle azioni che in ultima analisi ci portano alla sofferenza. Per esempio, le azioni che fanno parte della passione sono descritte come delle azioni che prevedono uno sforzo molto lungo e prolungato per raggiungere un risultato, e poi una volta raggiunto questo risultato c'è un piccolo piacere che si prova materiale, e quando questo piacere finisce allora inizia la sofferenza. Inizia la sofferenza quando anche questo piacere, una volta che l'abbiamo provato e abbiamo sviluppato un attaccamento, manca, e quando qualcosa ci impedisce di riavere questo tipo di piacere si crea la collera, e la collera crea una confusione della memoria. La confusione della memoria, dice Krishna nella Bhagavad Gita,
poi rende l'intelligenza perduta, e quando l'intelligenza è perduta l'anima condizionata, che sono tutte le anime avvolte da un corpo, sono condizionate dal corpo, quindi la cui intelligenza spirituale è offuscata, cadono ancora nell'oceano di nascite e morti e all'istante della morte non riescono a liberarsi. Perfetto. Quindi ti ringraziamo, grazie mille per questa intervista. Grazie a te, grazie per questa possibilità e grazie per avermi tollerato. Nessuna tolleranza, anzi, sei stato splendido e ci hai insegnato tanto. Grazie. Grazie mille a tutti. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare